What happened to me? Why is her voice in my head? Why do I have the feeling that she's in danger? I must remember. I have to go home and find the answers. Did you really think that one flower would make everything okay? Jeremiah, the problem isn't my feelings. It's the bills to pay, the house to run, and the cost of medicines, which you also refuse to take. I met her at the park. I desperately wished for her to forgive me. I would give up on projects and inventions. I'll start focusing on work and us. She had to believe me. Ciao a tutti, io sono Francesco e benvenuti a questo nuovo devlog dedicato a Geremia. Oggi torniamo ad analizzare i reparti dello sviluppo che hanno permesso a Geremia di vedere luce. Nello specifico parliamo di writing, cioè la scrittura della storia che sta dietro al videogame. Per farlo è tornato a trovarci Alessandro Leone, writer e game designer del team di Geremia. Bentornato Alessandro. Ciao a tutti, ciao Fra, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, sei pronto? Cominciamo. Come nasce la storia dietro a un videogame? E come è nata la storia di Geremia? Domanda difficile, non credo che esista una risposta univoca a questa domanda. Le fonti di ispirazione per la creazione di un racconto possono essere molteplici, un romanzo, un evento della propria vita o anche semplicemente un'immagine che ci colpisce particolarmente. Qualunque cosa mette in moto nella nostra testa quel processo creativo che ci porta a immaginare una storia. Nel caso di Geremia, ad esempio, fu una frase pronunciata ad una conferenza sul bipolarismo psichiatrico da una paziente, che definì il suo percorso di vita come una risalita verso la luce. Quella frase accese nella mia testa l'immagine di Dante che percorre i gironi infernali per uscire a rivedere le stelle. Nacque così il seme narrativo di Geremia. Senza voler spoilerare troppo, mi affascinava l'idea di raccontare il viaggio nella mente di un uomo comune come una discesa all'inferno e una fuoriuscita. Una storia più matura, che potesse piacere anche ad un pubblico più scafato. E quando il CEO di Gameful, Salvatore Mica, venne a propormi di collaborare per la realizzazione del loro primo videogame puro, gli proposi l'idea. Fu amore a prima vista ed eccoci qua. Che differenza c'è tra scrittura per i videogame e quella per altri media, come lettura o cinema? La struttura narrativa tipica di film e romanzi è la struttura in 3 atti. Per un videogame questa non può funzionare. Oggi il giocatore vuole un universo da scoprire. Questo significa la possibilità di poter cambiare gli eventi e sentirsi davvero protagonisti. Prendi ad esempio videogame come Fable o Dragon Age. In questi esempi la storia non si limita a raccontare dei fatti, ma arriva a costruire una dimensione privata e personale del protagonista. Ecco, è questo che oggi vogliono i giocatori. Secondo Tom Abernathy, direttore creativo di Studio Narrative, la struttura narrativa ideale per i videogame è la sequenzialità. Se si suddivide l'arco drammatico in sequenze, il giocatore può risolvere un plot oppure complicare la situazione attraverso una scelta che lo porta a un plot twist, che lo mette in crisi e lo costringe a cambiare la propria strategia. Il videogamer così è attivo, non subisce passivamente la storia, ma riesce a darle forma attraverso le proprie scelte, che trasformano gli scenari possibili. In Geremia l'idea di partenza era di portare questo principio all'estremo e, attraverso l'analisi dello stile di gioco del giocatore, modificare la trama per adattarla. Purtroppo per motivi di tempo e di budget nella Vertical questa parte non è stata ancora implementata, ma l'obiettivo resta quello. Come si è svolto il tuo lavoro in questo progetto quindi?
La prima cosa che è stata creata è un plot generale, che in poche pagine spiegasse la storia di fondo che volevamo raccontare. Nello specifico ho lasciato il finale aperto a 3 differenti soluzioni, in base alle scelte che il giocatore avrebbe fatto. Da lì siamo partiti a suddividere in sequenze narrative la storia, basandoci sullo schema del viaggio dell'eroe, una struttura tipica della narrativa classica. In parallelo abbiamo approfondito la storia personale del protagonista, che antecede il momento in cui si svolge la narrazione videoludica. Questo serviva a noi per conoscere Geremia e rendere quindi coerenti le sue azioni nel gioco, e serviva al reparto artistico per concretizzare il suo aspetto, la sua fisicità nel mondo che lo circonda, sai, animazioni, espressioni, eccetera. Una volta delineata la porzione dell'arco narrativo che sarebbe rientrata nella vertical slice, abbiamo potuto dedicarci a descrivere gli ambienti e a creare la prima stesura di una vera e propria sceneggiatura. Quindi di fatto il lavoro del reparto di scrittura avviene tutto prima dell'inizio dello sviluppo, no? Non proprio, sicuramente senza questo lavoro preventivo lo sviluppo non può andare oltre le meccaniche di base, quindi è necessario che il nostro reparto inizi per primo. Ma quando si lavora a un videogame, anche la storia deve piegarsi alle esigenze tecniche del team, ai limiti di tempo e budget del progetto, nonché ai contrattempi che inevitabilmente questo incontra. Durante lo sviluppo di Geremia, la sua storia è stata continuamente rimaneggiata per adattarla alle nuove esigenze. Ad esempio, inizialmente egli era un semplice meccanico, ma l'inserimento nel gioco di determinate feature ha fatto nascere l'esigenza che egli avesse delle capacità tecniche un po' più specialistiche, onde evitare un'incoerenza tra personaggio e azione. Molti dialoghi inoltre non è stato possibile inserirli per motivi di tempo, quindi abbiamo dovuto adattare gli altri per non creare dei buchi narrativi. Potrei andare avanti per ore, abbiamo rimaneggiato la sceneggiatura fino all'ultima settimana di sviluppo della Vertical. Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato durante il progetto? La cosa più difficile è stato far emergere la storia durante il gameplay. Per motivi di tempo non è stato possibile ricorrere spesso a delle cutscene che ci permettessero di raccontare pezzi fondamentali della storia. Quindi abbiamo cercato di far emergere quelle parti dagli elementi presenti nell'environment, lasciando al giocatore l'onere di unire i puntini. Attualmente stiamo riesaminando questa componente e speriamo che una volta riavviato lo sviluppo sia possibile renderla più strutturata e più impattante sul gameplay. Vuoi dare qualche consiglio a chi vorrebbe immettersi in questo ambito? Sì, di scegliere meglio a chi chiedere consigli. No, dai, seriamente. Ma principalmente di studiare i principi del game design e di confrontarsi con programmatori di videogame e artisti, perché non importa quanto siano bravi a creare storie, devono imparare a progettare storie. Ovviamente esistono anche dei tool che facilitano la parte creativa, come ad esempio Twine, un software per la scrittura non lineare, che permette di costruire trame con biforcazioni e possibilità di scelta per il lettore. Se si ha un minimo di confidenza con la programmazione, consiglio RPG Maker per testare le proprie trame, in modo da toccare con mano eventuali attriti tra l'idea che si ha nella testa e la realizzazione in game. Un esercizio alternativo, nel caso non fosse dei programmatori, potrebbe essere diventare master di giochi di ruolo. A me personalmente è servito parecchio per imparare a gestire l'interazione di terzi sulla mia storia. Siamo giunti alla fine, ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e seguiteci su Instagram e Facebook. Se volete supportarci ulteriormente potete mettere nella lista dei desideri Geremia Nightfall su Steam. Se andate a vedere i link che trovate in descrizione potete scoprire anche nuove chicche sul videogioco. Ci vediamo al prossimo video e ricordate, seguite sempre la vostra retta via.